Ciao a tutti, eccoci con un nuovo video su Jurassic World La rinascita. Immagino abbiate letto il titolo, quindi cosa si può dire? L'isola in questo nuovo film è molto discussa per diverse ragioni. Ci hanno dato tante informazioni, alcune forse false, altre che mettono dubbi e sono da tempo ormai fonte di diverse teorie. Oggi vi esplicherò quelle più credibili, comprese quelle che ho fatto io. Non ho mai fatto molte teorie e tante non le appoggio molto, tuttavia ho notato molti dettagli nella saga ultimamente che mi sorprende pochissime persone non abbiano notato. In ogni caso possiamo partire. Questa teoria è la più recente che possiate trovare online. È molto semplice. Recentemente abbiamo scoperto dalla rivista americana Empire che il Distortus Rex è il risultato di esperimenti avvenuti 17 anni prima del film, quindi nel 2010 o 11. Ci troviamo quindi 5 anni dopo l'apertura del parco e 5 anni prima dell'incidente con l'Indominus Rex e della chiusura del parco. Ragionando su questo punto, questa nuova isola potrebbe essere sì il centro di ricerca dove facevano esperimenti molto spinti, anche con ibridi, ma non del Jurassic Park, bensì del Jurassic World. La situazione sarebbe sostanzialmente quella di Isla Nublar come isola col parco e Isla Sonna per gli esperimenti. Questa teoria sarebbe sostenuta per via appunto degli anni di tali esperimenti e per la presenza di alcuni dinosauri, forse ibridi, come i Mutadon, ovvero dei raptor alati in stile pteranodonte. Ci sono però molti punti che non tornano, ovvero ad esempio quale sarebbe il punto di tenere l'isola così lontana da Isla Nublar. Isla Sonna era sempre stata sotto il controllo InGen, non serviva spendere tempo e denaro per spostarsi dall'altra parte dell'America solo per questi esperimenti. Inoltre ciò non ha molto senso. Presumibilmente l'isola di La Rinascita è stata abbandonata dopo l'incidente del Distortus Rex. Di conseguenza hanno deciso di abbandonare tutto per più di un anno e fare altri esperimenti su Isla Nublar, rischiando altre situazioni pericolose? Per mia opinione, questo non sostiene molto bene la teoria. Inoltre, V non sperimenterebbe mai in questa maniera così spinta, è sempre stato prudente per quanto non si sia fatto scrupoli a creare mostri, e sappiamo che prima di Jurassic Park 3 V era già riuscito ad ibridare due specie di piante, creando una nuova specie. Potrebbe però essere vera, ma speriamo allora che spieghino per bene come sono andate le cose. Ci sono altri punti, infatti, che sono a favore di questa teoria. Ad esempio, si dice che il Distortus Rex possa essere un primo tentativo di ibridazione per creare l'Indominus Rex. Se è vero, ha molto senso, soprattutto per le piume, diciamo, sì, chiamiamole piume o penne, non conosco un termine specifico, che ha il Distortus Rex in alcune immagini di design. Se questo è vero, significa anche che questi esperimenti erano una delle tante cose a cui si riferiva Eddie in campo Cretaceo quando parlava delle sperimentazioni, o una di quelle tante cose a cui ha partecipato segretamente la Biosyn, o almeno questo lo autorizzo io, e lo spiegherò molto meglio nella mia teoria più avanti nel video. Se fosse vero, significa che persone come il dottor Wu e Vic Hoskins hanno lavorato o sapevano di quest'isola, soprattutto dato che sappiamo che la InGen aveva tante sperimentazioni da portare a termine dopo la caduta di Jurassic World. Mi verrebbe da dire che potremmo essere di fronte a tutte queste creature probabilmente ibride, non solo mutanti. Significa che hanno provato prima a realizzare mutanti per capire se potessero funzionare per il Jurassic World e poi avrebbero continuato con la ibridazione pura, DNA di primati, di altri dinosauri e animali, tutti insieme. Tutto questo avrebbe anche senso dato che quasi tutte le creature che vediamo per ora in La Rinascita hanno un minimo di caratteristiche di altri animali. Apparentemente gli spinosauri hanno un collo simile a quello di tartarughe, il T-Rex ha squami in stile iguana e pesce e sa anche nuotare, i titanosauri hanno le creste arancioni pieghevoli probabilmente,
Il mosasauro ha comportamenti e movenze da balena e non mi sorprenderei se si scoprisse che hanno ibridato tanti animali con i dinosauri, ma questo appunto lo teorizzo io. Inoltre mi ricorda anche in questo caso il documento che dice che serviva che V, probabilmente si parla di lui, fosse convinto di lavorare per la InGen. E anche se forse sì, la InGen ha a che fare con l'isola, penso che stiamo parlando della InGen corrotta, quella guidata da gente come Vic e non da gente come Masrani, e di conseguenza questa InGen ha probabilmente a che fare con la Biosyn. Ma di nuovo questo lo teorizzo io, però dà sostegno a questa teoria del parco. C'è poi un'ultima cosa da considerare che potrebbe dare sostegno a questa teoria, ovvero la presenza del logo classico dei due parchi. D'altronde, se qualcosa ha a che fare col parco di Jurassic Park o Jurassic World, è naturale che da qualche parte ci sia il logo principale. Non si sa ovviamente se al momento è vera, sta diventando tutto molto confuso. Nessun film di Jurassic World come questo sta creando così tante teorie e punti di riflessione. In ogni caso, questa è solo la prima teoria. Questa teoria è quella che appoggerei di più, nonostante le discrepanze e tra le più probabili. Inoltre trova sostegno anche nella mia teoria che vi spiegherò alla fine. Questa è la prima teoria che è nata online dopo che sono state pubblicate alcune foto della nuova azienda del film, la Parker Genix. Questa teoria è altrettanto semplice. L'isola appartiene a questa nuova compagnia. Le prove sono abbastanza sensate. Ad esempio, io ho pensato al fatto che la compagnia che conduce questa missione sa che qui si trovano alcune specie specifiche che servono a loro, e inoltre c'è il logo della compagnia nella cella del Distortus Rex. Quello che davvero però ha fatto teoria è da dove viene Parker Genix. C'è chi sostiene che possa essere legata alla InGen, un po' come azienda collaboratrice o per ribrandizzare la InGen dopo i molteplici fallimenti, anche se al momento della nascita del Distortus Rex il Jurassic World andava alla grande. Forse Parker Genix è una filiale della InGen, visto che il nome Parker è anche, in teoria, un secondo nome di John Hammond. Il nome completo sarebbe John Alfred Parker Hammond. Ciò spiegherebbe appunto la presenza del logo InGen e Parker Genix sulla stessa identica isola. In mia opinione, questa teoria è più che sensata e sono abbastanza sicuro che una parte di questa teoria sia vera. Questa teoria è tra le meno considerate, soprattutto perché è nata da un rumor che uscì a settembre o ottobre del 2024, se non sbaglio, e insomma parecchi mesi fa ormai. Questo rumor diceva che quest'isola era pensata per creare un parco però legato al mercato nero, una sorta di attrazione per ricchi che vogliono vedere dinosauri, e sarebbe un po' una mezza strategia pubblicitaria, nel senso tu vieni in questo posto, ti fai una gita dove vedi i dinosauri e poi scegli se ti va quale specie acquistare e perché no decidere quanti esemplari prenderne. Ora è un'idea abbastanza fantasiosa, non credo sia vera, soprattutto a giudicare dalla direzione che sta prendendo Jurassic World della rinascita, ma devo dire che è quella che mi incuriosisce di più. Non sarebbe affatto male, per mia opinione, la scelta di trattare di nuovo il concetto del parco su un'isola, rielaborandolo in questa maniera e restando legati comunque al canone. Insomma, Dominion è stato molto vago sul mercato nero e il traffico di dinosauri. Teoria del caos ci ha mostrato molto di più su questo aspetto, che però ha un potenziale infinito. Puoi creare quello che vuoi nella maniera in cui vuoi, parlando di mercato nero all'interno del franchise. Puoi prendere una narrazione che sostanzialmente va dalla fine del 2018, ovvero qualche tempo dopo la fine di Jurassic World Il Regno Distrutto, fino alla fine del 2022, ovvero quando crolla l'impero della Biosyn, o almeno da quello che si può capire da Dominion. In sostanza abbiamo una finestra temporale di ben 4 anni in cui si può raccontare qualsiasi cosa sul mercato nero, non ci sono limiti restrittivi a tal proposito.
Questa teoria è principalmente mia, o meglio l'ho formulata per conto mio, poi online ho letto di un paio di utenti che suggeriscono anche loro la presenza Biosyn, anche se non hanno spiegato il perché. In ogni caso l'ho spiegata nel mio primo video sul canale e in un altro ancora, ma non preoccupatevi, ora ve la spiego anche meglio se riesco. Sostanzialmente, secondo me, siamo di fronte a due situazioni. Una per cui l'isola non ha niente a che fare con la InGen, l'altra potrebbe essere che sì, ha a che fare con la InGen e con lo Jurassic World, dando sostegno alla prima teoria del video, ma di mezzo ci sono dettagli e cose di cui nessuno ha parlato finora, da quello che ne so io. Ovvero il fatto che dietro il Jurassic World, dietro all'Indominus Rex, agli ibridi e alla caduta del parco, in realtà ci sta la Biosyn, insieme a tutti gli infiltrati nella InGen corrotta, e adesso aggiungerei anche insieme alla Parker Genix. Credo che tutto su quest'isola appartenga quindi alla Biosyn, che insieme alla Parker Genix lavorano in segreto con la InGen per rubare materiali genetici, fare esperimenti e azioni illegali da poter associare solo alla InGen, e lavorerebbe per consegnare quello che l'Amsrani chiede alla InGen. Per questa situazione, per questa seconda situazione, dovreste immaginare la Masrani che chiede alla InGen, o meglio Masrani stesso che chiede a V, di creare un ibrido. La InGen allora, senza farne parola con Masrani, chiede alla Parker Genix o direttamente alla Biosyn di sperimentare per realizzare tale creatura, e loro lo fanno, pur rimanendo sotto il nome InGen. Appena hanno trovato la soluzione più adatta, consegnano gli embrioni alla InGen, che li consegna alla Masrani al Jurassic World. Tutto questo presumibilmente sotto il controllo della sicurezza privata della InGen e di Vic Hoskins, e non necessariamente Masrani o V lo devono sapere. Questo è quello che dice la mia teoria nella situazione per cui appunto quest'isola sia il centro di ricerca e sperimentazione del Jurassic World. Lo dico anche perché sappiamo che V e Vic collaboravano per creare progetti sul controllo dei dinosauri, tramite addestramento o addirittura tramite i chip che iniettavano nei dinosauri. Chip che tra l'altro potrebbero essere stati prodotti dalla Manta Corp. Sappiamo infatti che Masrani e Con erano buoni amici, e se Con progetta dei chip di controllo non vedo perché Masrani non debba acquistarne una prima versione per il suo parco. Tuttavia questo tipo di narrativa Biosyn, InGen e Masrani la possiamo usare anche nella possibilità che quest'isola non sia il centro di ricerca del Jurassic World e che non abbia niente a che fare con la InGen, dando lo stesso una spiegazione a tutti i dettagli e i dubbi. Per questo ora vi chiedo di mettervi comodi, di fare una pausa se volete, perché ora c'è da ragionare un po' e spero di non annoiarvi. Ripeto che questa prima situazione avrà gli stessi dettagli e stesse caratteristiche della seconda situazione. Tuttavia la differenza fondamentale è proprio il fatto che con la teoria che vi sto per spiegare la InGen non c'entra assolutamente niente. Nella seconda invece Biosyn e Parker Genix probabilmente collaboravano con la InGen tramite tramite altre persone. Ora però partiamo. La prima situazione ha luogo se la teoria di quest'isola come centro di ricerca e sperimentazione del Jurassic World non fosse vera, e di conseguenza l'isola secondo me non è della InGen, o meglio non della InGen che collaborava direttamente con la Masrani, bensì di un'altra azienda che usava materiale InGen e il nome InGen per i suoi scopi. Questo spiega il perché c'è il logo? Sì, e anzi ora ve la spiego anche meglio. Quello che stiamo vedendo in realtà è la Biosyn che, come al suo solito nel franchise, ha commesso un altro tentativo di raggiungere e superare la InGen nella clonazione di dinosauri. Questo secondo me spiega bene il Distortus Rex, dato che volevano creare qualcosa di diverso rispetto alla InGen, fallendo, dato che non sono mai riusciti ad avere la stessa capacità della InGen, non almeno fino al 2014 circa, quando Dodson divenne CEO e dopo Fallen Kingdom, quando V va alla Biosyn. Questo, a parer mio, spiega la presenza di creature clonate per la prima volta, in teoria, dalla Biosyn,
quali Quetzalcoatlus è la versione dai colori più spenti del Dilophosauro. Inoltre spiega il perché della avanzata tecnologia dai colori bianchi e gialli e la presenza di un raptor che tutti hanno subito correlato ai Velociraptor, che forse ora non vedevo nel film, dato che una inquadratura molto simile mostra il Mutadon in una capsula quasi identica. Tuttavia io lo ritengo più simile ad un Atociraptor, e per quanto mi riguarda ha senso, dato che la Biosyn conferma che ne hanno altri di Atociraptor. Quelli che vediamo in Dominion non sono gli unici esistenti. Inoltre sappiamo che questi Atociraptor hanno parte del DNA dei Velociraptor di Jurassic Park 3, che assomigliano molto anche ai Velociraptor di La Rinascita sull'isola, soprattutto per la cresta. Scusatemi, ancora non so come definire questo. Se qualcuno conosce un termine specifico me lo dica pure nei commenti. Dal sito ufficiale di NoTracker sappiamo che questi Velociraptor sono ancora vivi da qualche parte nel mondo, di conseguenza qualcuno li ha presi e portati da qualche parte. Deve averci fatto qualcosa con questi dinosauri, e questo qualcuno è la Biosyn. C'è comunque da chiedersi il perché ci siano tracce della Parkegenix su questa isola. Beh, la mia teoria risponde anche a questo. Infatti, proprio per via delle specie presenti, teorizzo che Parkegenix di fatto collaborava con la InGen o comunque aveva a che fare in qualche modo con la InGen. Poi per qualche motivo le due aziende si sono separate e Parkegenix ha collaborato con la Biosyn. Basandoci sulle informazioni da cui comprendere il canone, potremmo dire che magari sono state acquistate entrambe nello stesso momento dalla Biosyn. C'è anche un'alternativa, per il quale la Biosyn magari usava proprio la Parkegenix per esplorare la InGen dagli interni. La Parkegenix sarebbe una sorta di ponte tra Biosyn e InGen. Queste specie di dinosauri sarebbero infatti alcuni originari della InGen, lo sappiamo dal T-Rex, dallo Spinosauro, dai Velociraptor ovviamente e dal Mosasauro. Alcuni appartengono alla Biosyn, tipo il Quetzalcoatl o il Dilophosauro, e altre completamente nuove, come il Titanosauro. Di conseguenza il DNA di questo dinosauro potrebbe essere stato per la prima volta completato dalla Parkegenix. Sappiamo inoltre che la Biosyn ha spie industriali dentro la InGen da prima di Il Mondo Perduto, togliendo Dennis in Jurassic Park ovviamente. Quindi che la Biosyn o Parkegenix abbiano il DNA di creature della InGen nonostante siano stati trattati esclusivamente dalla InGen non è una cosa così strana da pensare. E parliamo ad esempio del Mosasauro scoperto dopo Jurassic Park 3 o dello Spinosauro. Questo aspetto della mia teoria prende sostegno secondo me dal fatto che vediamo il logo InGen sui veicoli che trasportano Macy e Soyuna all'aereo Biosyn, ma anche dal fatto che sappiamo che per la realizzazione dell'Indominus Rex la InGen ha anche usato il DNA di Giganotosauro, di Pteridinosauro e di Mayungasauro. Tuttavia la InGen stessa non ha mai riportato in vita nessuno di questi dinosauri, lo ha fatto però la Biosyn. Riassumendo ciò che abbiamo detto finora, con un nesso del genere si spiega la tecnologia elevata, le specie presenti, si spiega la linea temporale e spiega la presenza di Parkegenix e il logo InGen completamente diverso. Infatti teorizzavo anche il fatto che tutte le copie dei cartelli e dei loghi potrebbero essere segno di un'azienda che si finge la InGen. Perché la Biosyn e o Parkegenix dovrebbero fingersi la InGen? Beh, sapendo tutto quello che hanno fatto di illegale, non mi sorprenderei che la Biosyn voglia dare la colpa ad altri per quello che ha fatto. Sappiamo inoltre da dei documenti canonici che la Biosyn era inclusa in alcuni progetti che avevano a che fare segretamente con la InGen, come il progetto di recuperare DNA tramite Dennis Nedry, il progetto Footprint o il più conosciuto progetto The Genesis, avviato su Isla Sonna prima di Jurassic Park 3. Dagli stessi documenti sappiamo che più volte la Biosyn si è finta InGen con il Dottor Wu, probabilmente, si parla di Dottor Wu, e che aveva delle spie all'interno della InGen. Inoltre il documento spiega che se qualcosa dovesse andare male, alla Biosyn saranno pronti a pubblicare gli orrori commessi dalla InGen, che si riferiscono forse anche ai loro stessi orrori che nascondono? Questa mia teoria non l'ho pensata solo per dare risposta alla questione isola, tecnologia e dinosauri, ma anche per un altro motivo. Il parasaurolofo di dominio. È molto diverso da ogni parasaurolofo InGen, è molto colorato, con temi a strisce con più colori,
Ha forse del DNA di animali attuali, come hanno teorizzato tanti, sono tutti dinosauri di rinascita, ma ha anche i colori dei Parasaurolophus InGen. La sua origine è sconosciuta, insomma sappiamo che è Biosyn, ma non sappiamo quando li ha creati o dove, e soprattutto perché un intero branco si trova libero a mezzo mondo di distanza dalla valle Biosyn. Ecco che la mia teoria arriva e si conferma secondo me in maniera abbastanza evidente, ma chiaramente non ho la verità e potrei sbagliarmi su tutto. In ogni caso la mia teoria è che per via del traffico di dinosauri alcuni di questi Parasaurolophus siano in giro per il mondo, e sappiamo che il traffico è principalmente gestito dalla Biosyn, ma vorrei aggiungere che questo dinosauro è stato creato in realtà sull'isola di La Rinascita, ovvero creato da Parkergenix e o dalla Biosyn. Lo dico per via della presenza del Parasaurolophus morto che ci sarà nel film e che ha il design di quello di Il Dominio, e no, non credo sia una coincidenza o una svista. Lo dico perché secondo me questo nuovo design con colori vari, a strisce e con delle protuberanze sul muso e strane formazioni fisiche sul muso, sulle zampe e sul corno riportano solo e soltanto ad una caratteristica comune dei dinosauri di un'isola bella specifica, ovvero quella di La Rinascita. Anche per questo ritengo che le due aziende collaborino. Basta che un'azienda faccia il lavoro di portare avanti il mercato nero o di sviluppare e eventualmente di lasciare nuovi dinosauri, mentre l'altra è quella che li cattura e li usa per sperimentazioni farmaceutiche, o comunque si tratta di una situazione del genere. Ha anche senso per il fatto che dissero, sotto il primissimo teaser per Jurassic World La Rinascita, che il pianeta, a parte le aree più calde, è inabitabile per i dinosauri, che quindi immagino siano diventati sempre di meno. Ha senso perché finora la ragione per cui i dinosauri sono in giro per il mondo è dovuta al fatto che la Biosyn e coloro che ci collaboravano tenevano vivo il mercato nero e la clonazione. Ma ora che, si suppone, la InGen e anche la Biosyn sono crollate, insieme quindi a tutti coloro che si affidavano ad esse, chi clona i dinosauri adesso? La risposta potrebbe essere nessuno. Potrebbe essere che al momento, a parte Parkergenix, nessuno sia più interessato ai dinosauri o alla loro clonazione illegale. E a tal proposito non credo che sia una coincidenza il fatto che entrambe le aziende, Biosyn e Parkergenix, abbiano interessi farmaceutici a differenza della InGen. Inoltre, e correggetemi se sto dicendo una cosa non vera, io non credo che sia tipico delle grandi aziende sottolineare con un triangolino nero o arancione, a volte giallo, dove ci sono i vari sportelli o ingressi per stanze e luoghi. Come si spiega allora la presenza della InGen? Secondo me si spiega perché la Biosyn ha in parte lavorato segretamente con la InGen, oppure si finge la InGen per distogliere l'attenzione su di essa. Nel primo caso, ciò dà sostegno anche alla teoria secondo cui l'isola appunto era il centro di ricerca per il Jurassic World. Nel secondo caso, dà sostegno a questo e tutto quello detto finora. Ma perché avrebbero dovuto usare il logo ufficiale della saga, che all'interno del franchise è stato usato solo per i rispettivi parchi? A tal proposito, io ho pensato sempre al fatto che se la Biosyn o Parkergenix si fingono la InGen, mi sembra abbastanza evidente che qualcosa lo abbiano copiato dal parco, e a giudicare da quello che hanno copiato, direi che parliamo del primo parco, come Zora Bennett tra l'altro dice nel primo trailer. Direi che se la mia teoria è vera, questo inganno da parte della Biosyn ha funzionato, dato che dal primo trailer sappiamo che i nostri protagonisti credono che sia l'isola dove facevano i primi esperimenti per il parco originale, ovvero il Jurassic Park. Un'ultima cosa che vorrei dire a tal proposito di questa mia teoria è che secondo me abbraccia anche quella precedente, ovvero di un nuovo parco legato al mercato nero dei tempi di Dominion. Come ho detto, io non credo sia vera, anche se non sarebbe male vedere una cosa del genere. Tuttavia, se dovesse essere vera, a giudicare proprio dal fatto che la Biosyn voleva copiare la InGen, direi che funzionerebbe abbastanza bene anche nelle eventualità in cui hanno creato un parco segreto. E ricordo che sappiamo da Chaos Theory che il mercato nero è gestito dalla Biosyn. Vorrei inoltre esprimere una cosa che teorizzo e di cui parlerò anche in un altro futuro video. Nel 2022 avevamo le 4 stagioni di Camp Cretaceous e Dominion al cinema. Una volta che il film è uscito, è arrivata l'ultima stagione, che ci ha sostanzialmente dato ulteriori dettagli sulla Biosyn e su Lewis Dodson, rivelandoci come Lewis ha riavuto la Barbasol e che probabilmente la Biosyn ha avuto i chip che mandano segnali ai dinosauri dalla Mantacorp, come quelli al Jurassic World.
Ora, questa situazione si sta verificando anche adesso, dato che la quarta e probabilmente ultima stagione di Teoria del Caos la vedremo disponibile su Netflix solo dopo l'uscita di Jurassic World La rinascita al cinema. Che ci possa la quarta stagione dare ulteriori dettagli sull'eventuale rapporto Biosyn e Parkegenics e InGen? Insomma, se la rinascita si dovesse scoprire, non per forza in maniera diretta o esplicita, che la Biosyn, come teorizzo, ha a che fare con questa isola e tutto il resto, non vedo perché in un prodotto che esce dopo non potrebbero darci ulteriori dettagli, soprattutto ora che potrebbe essere l'ultima volta che vediamo la Biosyn e il 6 di Nublar. Inoltre c'è ancora una possibilità che ci dicano come la collana di Brooklyn sia esattamente identica a quella di Zora, che all'epoca della seconda stagione di Teoria del Caos ci ha fatto teorizzare che Brooklyn potesse consegnarla a Zora, appunto. Per ora non abbiamo visto niente, ma mai dire mai. In ogni caso avremo più tempo per parlarne nei prossimi video a tema Jurassic World Teoria del Caos che ho in programma. Questa teoria secondo me funziona molto bene. Non lo dico solamente perché l'ho formulata io e quindi va accreditata, assolutamente no, è una mia personale teoria, solo che rispetto a tante che si trovano online la ritengo abbastanza approfondita e fondata su molteplici aspetti. Tutto secondo me torna, e sì, avrò forse viaggiato un po' con la fantasia, ma gran parte di quello che ho detto l'ho basato sui fatti, sul canone, su delle prove tangibili, o almeno per ora si possono considerare come tali. Per queste ragioni buona parte del video è dedicata alla mia teoria, che ho anche semplificato come potevo. Prende in considerazione anche eventuali altre teorie e perciò mi sento di accreditarla. Al momento comunque credo che l'isola fosse un centro di ricerca Biosyn e o Parkegenics, che o si finge spudoratamente la InGen oppure collabora con la InGen in un qualche maniera molto articolata e che quindi di conseguenza potrebbe aver realizzato alcuni esperimenti anche per il Jurassic World. Vedremo mai una di queste teorie concretizzarsi? Non ne ho idea, nessuno ce l'ha, però quello che posso dire è che secondo me sì, ma non nel film, o comunque non in maniera esplicita. Probabilmente, come hanno fatto finora con i 3 film precedenti di Jurassic World, nasconderanno dettagli di qua e di là, piccoli o grandi indizi che verranno poi interpretati. Secondo me gli sceneggiatori, i registi e il comparto marketing su questi film si divertono molto a stuzzicare senza dire niente di esplicito. Io comunque per oggi ho finito, spero di non avervi annoiati con questo gran numero di informazioni. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi per avere altri video come questi. Io qua parlo solo del franchise di Jurassic Park e tratto un po' tutto quello che vi può interessare. Ovviamente se avete delle teorie spiegatemele nei commenti, fornite pure un'analisi approfondita se volete, io le leggerò volentieri tutte quante. E se dovesse servire magari pubblicherò qualcosa anche su queste vostre teorie. In ogni caso ci vediamo al prossimo video e io sono Jurassic Paddock. Ciao!